Ciao a tutti e benvenuti qui su Duke's Exotic Zoo. Come avete ben letto dal titolo, oggi andremo finalmente a parlare di rane Pac-Man. E per Pac-Man intendo ovviamente le rane, altrimenti starei sbagliando canale. Quindi se non sei interessato al videogioco, sei nel posto giusto. Altrimenti iscriviti comunque, metti mi piace, accendi la campanellina, ormai già che ci sei, goditi il video. Andremo a scoprire, andremo a parlare più da vicino di tutto il genere, perché è un argomento così vasto ma allo stesso tempo anche interessante che andava per forza di cose fatto un video. Quindi non vedevo l'ora. Non sarò da solo in questo video, ma ci sarà anche il mio carissimo amico Falco, che ringrazio tantissimo. Vi lascio sotto in descrizione anche il link per la sua pagina Instagram. E detto ciò, buona visione! Ok, allora facciamo un'introduzione al genere. Il genere Ceratophrys comprende tante specie. Ovviamente ci sono quelle più comuni, quindi quelle che si possono trovare più facilmente in commercio, e poi ci sono quelle e poi ci sono quelle un pochettino meno diffuse e che onestamente prima di fare questo video e senza che me lo dicesse Falco, in realtà un paio non le conoscevo neanche io. Partiamo da due che mi fanno impazzire e sono la giusta via di mezzo. Negli anni sono molto più frequenti nel mercato, si possono osservare anche nelle varie fiere di settore, nei bioparchi, e sto parlando di Ceratophrys cornuta, che è questa, e Ceratophrys ornata, che è quest'altra. Sono molto diverse tra di loro, anche come comportamento, hanno qualche sfumatura, però esteticamente, che dire, sono bellissime, il prezzo non è neanche troppo elevato e sono anche molto interessanti. Poi ci sono la testudo, la calcarata, che onestamente non conoscevo, così come la urita. Bene, e poi passiamo a... non so, questo è un test per la scuola, è uno scioglilingua. Beh, sto parlando della Stone Age Manny e la Joesirensis. Scusate per la pronuncia, spero di averle pronunciate bene, credo, forse. Ok, ovviamente vi sarete accorti che ne manca una. Ne manca una, e qual è? Beh, è diciamo quella base, anche se usare un termine base non è che mi piace tanto, comunque è quella che è più diffusa, la conoscono tutti, ne esistono decine di morph, e sto parlando della Ceratophrys cranwelli. Si trovano appunto veramente a quantità industriali, si trovano a tutte le fiere, di tutte le dimensioni, di tutti i colori. Ne ho avute 4, beh, ovviamente adesso ho Pistacchio secondo, che è lui che state vedendo in questo momento, però non potete sicuramente dimenticarvi di Gengar, la mia storica Ceratophrys cranwelli, insomma, con una storia un po' particolare, e se volete avere più informazioni ne ho parlato anche su Instagram un po' di tempo fa. Quindi abbiamo visto l'introduzione al genere Ceratophrys, adesso poi parleremo in questo video, daremo informazioni generiche che comunque bene o male accomunano tutte le rane citate da me prima. E adesso il nostro caro e buon Falco ci andrà a spiegare e a far conoscere la Ceratophrys cranwelli un po' più da vicino. Ciao ragazzi e ciao a tutti, e ciao Mirko. Qui Falco dalla pagina Instagram Falco Frogs. Oggi sono qui per parlarvi della più comune specie di rana diffusa nella terrariofilia odierna, Ceratophrys cranwelli, vulgarmente chiamata rana Pac-Man. Queste rane abitano nel territorio del Gran Chaco, una grande ecoregione che si estende in Bolivia, Argentina, Brasile e Paraguay. Abitano le sponde di piccoli stagni che spesso non sono perenni e all'interno di fitte foreste tra affossamenti del terreno e lettiera delle foglie, dove tendono agguati alle loro prede. Quali sono le loro prede? Qualsiasi piccolo animale possa riuscire ad entrare nelle loro grandi bocche, principalmente altri anuri, rettili come gechi e serpenti, piccoli uccelli, piccoli mammiferi,
e, perché no, anche grandi invertebrati, se anche spesso in cattività, non sono proprio adatti alla dieta di questi anfibi. La lunghezza del corpo negli adulti può variare tra i 100 e i 150 mm, mentre nei piccoli neometamorfosati si raggiungono a malapena i 43 mm massimi e i 25 mm di consuetudine. Sono rane che non sono grandi nuotatrici, quindi le zampe anteriori non sono palmate, mentre le posteriori sono parzialmente palmate. Hai finito? E adesso parliamo di caratteristiche. Andiamo a vedere un po' in linea generale l'animale come si comporta nelle nostre case. Il comportamento, le abitudini e il dimorfismo sessuale. Dobbiamo dirla tutta, non sono rane che fanno movimento. Essendo rane fossorie, amano infossarsi nel substrato e starci lì anche delle ore, se non tutto il giorno, in attesa di una preda, quindi di un povero malcapitato grillo che capiti davanti alle sue fauci e che ovviamente aspetta di essere mangiato in un sol boccone. Quindi non sono rane che fanno tanto movimento, di conseguenza anche con il cibo bisogna fare un po' di attenzione, perché comunque hanno normalmente una tendenza ad ingrassare. Ogni tanto potreste trovarle in un contenitore d'acqua, se voi glielo doveste fornire, che è sempre cosa buona e giusta, perché le rane spiano dalla pelle, la loro pelle è importantissima e quindi di conseguenza ogni tanto potreste anche trovarle a farsi un piccolo bagnetto in una piccola zona d'acqua. Però mi raccomando, attenzione al livello dell'acqua, perché sono delle pessime nuotatrici. In acque troppo alte sapete già che fine fanno. Raggiungono dimensioni abbastanza importanti, soprattutto la femmina. Questo è uno dei modi per capirne il dimorfismo sessuale, perché non hanno un dimorfismo sessuale dato dai colori, nel senso che hanno tutte bene o male lo stesso colore, ma il dimorfismo sessuale è dato da dimensione e peso delle femmine, che sono un po' più grandi, e poi anche dal maschio che in età adulta e in età riproduttiva sviluppa un calletto, come questo che state guardando adesso, sul pollice della zampa. Adesso è il tempo di mettere i guantini, perché parliamo di stabulazione e dieta. E allora, questa è una teca per un esemplare adulto di Ceratophrys. In questo caso la teca misura 50 x 40. Ecco, è una misura standard, normale. Se parliamo di misure minime, comunque io per un singolo esemplare non scenderei al di sotto del 40 x 30. Perché è vero che comunque non sono animali che fanno tanto movimento, però vengono abbastanza grandi e tempo che uno mette 2 arredi e una ciotolina per l'acqua, presto fatto. Quindi in realtà 40 x 30 misura minima che vi posso consigliare. Poi per le misure massime, più la teca sarà grande e più l'animale farà fatica ad alimentarsi se gli rilascerete in teca gli insetti liberi. Allora, l'allestimento è molto semplice, non hanno bisogno di piante vere, è una scelta che sta a voi. Io non ve lo consiglio perché sono come dei piccoli trattori che ci saltano sopra rompendo tutto, e quindi in realtà è molto più consigliata una pianta finta come questa qui. La pianta finta serve semplicemente ad andare a creare un po' di riparo, per far sì che il nostro animale si senta un pochettino più al sicuro. Poi basterà una tana, è consigliabile metterla comunque nella zona calda, e infine una ciotolina d'acqua. Parliamo di ciotolina d'acqua. Allora, ci sono un sacco di scuole di pensiero differenti. C'è chi dice sì, ciotolina d'acqua sempre bella piena a disposizione dell'animale, in modo che quando vuole termoregolarsi, se fa caldo, idratarsi, può farlo in qualsiasi momento. E c'è chi invece dice no, assolutamente no, perché c'è proliferazione di batteri. Allora,
Sono giuste, in mio parere, entrambe le definizioni, perché da una parte sì, è comunque acqua stagnante, non è un paludario che ha un ricircolo d'acqua, è comunque una vaschetta con dell'acqua lì ferma per giorni e quindi sicuramente favorisce la nascita di qualche ospite indesiderato. Però d'altra parte avere dell'acqua a disposizione è sempre un bene. Secondo me la cosa giusta è trovare la via di mezzo. E qual è la via di mezzo in questo caso? Una ciotola con dell'acqua che però andiamo a cambiare almeno ogni 2 giorni. Così l'acqua sarà sempre pulita, a disposizione del vostro animale e così siamo tutti più tranquilli. Ehi tu, ricordati di mettere mi piace e iscriverti al canale. Evitate assolutamente qualsiasi tipo di allestimento bioattivo perché distruggono tutto. Sono rane molto grezze, molto rozze, non hanno bisogno dei dettagli, dei particolari. È inutile fare uno strato drenante con l'argilla, è inutile fare tutto a modo, perché comunque l'animale è grosso, corpulento e sicuramente non delicato. Tra l'altro mi sta guardando con una faccia. Parlando di substrato invece, io consiglio non meno di 7-8 cm di substrato. Come substrato un mix di fibra di cocco e torba può andare benissimo. E ovviamente mettete anche un po' di muschio di sfagno, muschio vivo qua e là, almeno vi dà una mano a mantenere l'umidità correttamente. Per quanto riguarda temperature e umidità, ovviamente tra tutte le specie che abbiamo menzionato prima c'è qualche piccola variazione. C'è chi è più resistente, chi è meno resistente alle alte temperature, all'umidità, però dipende, ecco, in linea generica, molto generica. Come faccio a registrare con circondato dai cani? Athos! Datemi un secondo. Parlando di temperature, potete tenere un range generico che va dai 24 ai 27 gradi. Questo è il range perfetto, ideale. Adesso, per esempio, io dovrò andare a scaldare Pistacchio secondo, perché comunque in stanza ho 22 gradi e fino ad adesso non gli ho ancora dato il riscaldamento. La rana mangia, è sempre attiva, non cambia nulla, perché comunque è un range buono. Sto parlando di te. Ma in ogni caso sarebbe bene utilizzare una fonte di riscaldamento. E quale fonte di riscaldamento consiglio? Assolutamente no spot o lampade, cose qua sopra, perché seccano troppo l'aria. Se seccano troppo l'aria, la rana di conseguenza si secca, patisce, ha bisogno di idratazione e potrebbe seriamente impanarsi arrostendosi ben bene. Quindi non consiglio assolutamente lampade, ma bensì consiglio o cavetto o tappetino posto lateralmente, ok? O sotto, ma fate molta attenzione. Termostatatelo sempre, tenete d'occhio dove mettete la sonda, perché la sonda deve stare in un posto specifico, sopra il tappetino, mai a caso, quindi quello è fondamentale. E ovviamente se lo tenete su Scottex perché è in quarantena, quindi su carta e non ha un substrato alto, eccetera, no riscaldamento sotto. Anche perché loro, andandosi a impanare, il culetto arriva sulla base del terrario, se si scalda troppo e se il tappetino o il cavetto non sono termostatati, potrebbe essere un problema. Invece parlando di umidità, comunque l'umidità deve essere sempre alta. Umidità alta, favorita da ciotolina d'acqua, muschio e nebulizzate giornaliere, dovrà essere all'incirca tra il 70 e l'80%. Ah, ho dimenticato anche UVB. L'UVB non è fondamentale, ma è meglio averla. Il 2% classico di quelle che si trovano in commercio, posta sopra al terrario, se c'è una rete, oppure dentro, e così l'animale ha più stimoli ed è più felice. Adesso parliamo della dieta di queste rane. Queste rane sicuramente hanno bisogno di vitamine e minerali, quindi che sia vitamina D3, calcio, anche vitamine fatte apposta per anfibi. Poi gli insetti, però ci tengo a precisare che gli insetti non sono la parte fondamentale della loro dieta, nel senso che meno gliene si dà
e meglio è, perché per queste rane non è che siano poi così tanto nutritivi. Poi si possono dare i pesci, come latterini, filetti di tilapia, anche se non sono facilissime da trovare, e poi piccoli pesci d'acqua dolce. Perché no, poi anche gamberoni e vongole sgusciate, ovviamente crude, lombrichi veronesi e lombrichi canadesi. Il veronese, che sarebbe questo qui, è consigliato in realtà per le Pac-Man piccole, quindi le baby, magari fino all'anno di età. Raggiunta la maturità sessuale conviene dargli il lombrico canadese. Poi si può provare con la polpa di lumaca surgelata, però ecco, diciamo, non è un alimento che tutte gradiscono, quindi siamo un po' al limite, ecco. Questo perché per questi animali è importantissimo variare la dieta. Una dieta super variegata, diciamo che è la scelta eccellente per un animale sano. Si possono dare frattaglie, pinchi di topi, ovviamente surgelati per i subadulti e gli adulti di dimensioni normali, e ovviamente per quelle un po' più grandi, come femmine di taglia abbastanza importante, si possono dare anche questi qui. Quando una rana di queste dimensioni mangia un alimento comunque così ricco, così potente come potrebbe essere un topino, ovviamente poi è probabile che l'animale andrà in stop alimentare per almeno un mesetto. Però tutto regolare, non preoccupatevi. Per tutti questi alimenti qua, come per esempio per i latterini, che sono quelli magari che si danno un po' più spesso, è bene fare attenzione allo scongelamento, perché se dovessimo dare l'alimento al nostro pet ancora congelato o con un po' di ghiaccio, non c'è bisogno che io vi dica che potrebbero sorgere più di qualche problemino. E infine potete dare delle piccole fettine a strisce di pollo e anche pulcini di quaglia di piccole dimensioni, ovviamente agli adulti. Ragazzi, prima di salutarvi voglio darvi qualche piccolo consiglio, diciamo una guida all'acquisto. I Pac-Man in giro se ne trovano tantissime, ok? Se ne trovano di tutti i tipi, ovviamente. La cosa importante è valutare, diciamo, tre aspetti fondamentali per capire se la nostra Pac-Man va bene. Intanto, se siete neofiti e quindi è la vostra prima Pac-Man o il vostro primo animale, ancora peggio, evitate, ve lo dico col cuore, evitate qualsiasi tipo di animale che non sia almeno grande così, ok? Anzi, ancora meglio, grande così, come Pistacchio, che è già bello adulto. Però nel caso questo non fosse possibile, valutate bene perché spesso in fiera o nei negozi si trovano queste Pac-Man davvero piccole, quindi grandi come una monetina da 2 euro. Io ve le sconsiglio perché per quanto siano animali relativamente facili e quindi relativamente adatti a un neofita, da piccole no. Cioè, da piccole io non le consiglierei mai a una persona che ha appena iniziato o che pure ha la prima esperienza con una Pac-Man. E poi bisogna tener conto del peso forma, ok? È vero, effettivamente noi non andiamo in giro, in fiera o nei negozi con un bilancino a pesarci gli animali, assolutamente no. Però, diciamo, il peso forma ad occhio un pochino si deve capire, si deve saper riconoscere in qualsiasi animale. Ok, le ceratofrisi sono animali che tendono a essere grasse, è vero, a maggior ragione se su questa ceratofris io vedo sulla schiena delle ossa un po' sporgenti o ancora peggio lateralmente e non vedo nessun rotolino, anche minimo, non va bene. Quella rana non fa per noi perché non è una rana in salute, è troppo magra. Infine la provenienza. La provenienza dell'animale anche è importante perché, ma non vale solo per le ceratofris, vale per tutti gli animali che andiamo ad acquistare in fiera. Conviene sempre sapere da dove arrivano, anche un minimo, anche se non conosciamo noi l'espositore, ma magari lo conosce un amico e sa darci delle giuste referenze. Vero Pistacchio? Tu sei bravo, sano e in salute. Considerazione finale. Solo un veterinario qualificato può dirvi cosa ha il vostro animale. Per molto tempo io ho aiutato, e non solo io, anche Mirko e molti altri, abbiamo aiutato persone che online ci chiedevano che cos'ha il mio animale, perché è così, è rallentato, ha un colore diverso. Io posso dare le mie ipotesi.
le mie considerazioni, ma che mettendo le mani avanti non sono quelle di una persona con una laurea, non sono quelle di una persona qualificata. Io ho visto molti animali morirmi tra le mani perché questa è l'esperienza, ma siccome noi vogliamo evitare tutto ciò, dobbiamo far sì che il nostro animale vada dal veterinario, da qualcuno di qualificato che ci faccia capire che cos'ha che non va. Quindi la prima parola ai veterinari, che sono sempre coloro che ci aiutano in prima linea con i problemi dei nostri animali. Oh, e quindi niente ragazzi, il video finisce qui, io vi ringrazio della visione, ringrazio tantissimo anche Falco che mi ha dato una mano nella realizzazione di questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare questa benedettissima campanellina che si trova sopra di me e ci vediamo a un prossimo video.